buongiorno, io sono Luisa Impastato, oggi sono presidente dell'associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, che ha sede in questa casa dove ha vissuto Peppino Impastato, ucciso dalla mafia il 9 maggio del 1978, e la mamma Felicia, che è scomparsa il 7 dicembre del 2004. Peppino era mio zio e Felicia mia nonna. Ed è stata per me la persona che mi ha permesso di conoscerlo, di sentirlo familiare, che mi ha trasmesso un grande senso d'orgoglio che ho sempre provato nei confronti di questa storia, che mi ha portato a raccogliere il testimone, e lo faccio assieme a tante ragazze e tanti ragazzi che oggi portano avanti Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato. E questa è la nostra sede, questa è la casa della mia famiglia, la casa di mia nonna, la casa che lei ha voluto rimanesse aperta, continuasse a raccontare, a trasmettere questa storia, questa memoria del figlio che continua a durare ormai da 46 anni. Quindi in queste stanze accogliamo migliaia di ragazze e ragazzi che da ogni parte d'Italia, della Sicilia, del mondo vengono a incontrarci per conoscere la nostra storia. Peppino era soprattutto un ragazzo, lui è stato ucciso che aveva 30 anni ed è rimasto quel ragazzo, ma soprattutto un ragazzo qualsiasi, è un ragazzo nato e cresciuto dentro una famiglia mafiosa, perché era il figlio di un mafioso e il nipote di un capomafia, di Cesare Manzella. Quindi Peppino nasce respirando mafia, nasce in un contesto mafioso. Nonostante questo, però, lui sceglierà non solo di stare dalla parte opposta, ma Peppino sceglie di lottare contro la sua famiglia, di lottare contro il mondo da cui lui stesso proveniva, e lo farà con ogni mezzo e per tutta la sua giovane vita. A distanza di esattamente 100 passi da quella che oggi è Casa Memoria, che era casa di Peppino, c'è la casa del boss Gaetano Badalamenti, contro cui erano indirizzate la maggior parte delle denunce e delle attività contro la mafia che portava avanti Peppino. Sì, siamo nei paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11. Sì, lo Z11. Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza. Oggi quella casa è diventato un presidio di legalità, un presidio culturale, perché è un bene confiscato. Una parte di quella casa è stata assegnata proprio a Casa Memoria, quindi noi lì dentro ci lavoriamo, ci portiamo avanti le nostre iniziative, riscattiamo quelle stanze in cui magari è stata decisa la stessa sorte di Peppino. Una cosa che mi piace ricordare e che mi emoziona, devo dire, ogni volta che lo dico, è che indubbiamente prima Cini si era conosciuto per essere il paese di Gaetano Badalamenti, per essere un paese di mafia. Oggi la maggior parte delle persone che vengono a Cinisi o che comunque conoscono Cinisi lo conoscono perché è il paese di Peppino Impastato, e penso che sia un riscatto che in qualche modo abbia coinvolto tutta la comunità. Che ovviamente è stato senza dubbio merito della lotta di Peppino Impastato, però anche molto di tua nonna. Penso che sia stato imprescindibile e determinante il contributo dato da mia nonna. Perché cosa ha fatto effettivamente tua nonna? Mia nonna ha scelto di riscattare la vita e la morte di Peppino, un ragazzo che si voleva far passare anche per suicida e soprattutto per terrorista, quindi in qualche modo viene ucciso una seconda volta. Beh, terrorista perché era comunista. Terrorista perché era comunista, perché quel giorno viene trovato a Roma c'è il cadavere dell'onorevole Aldo Moro rapito dalle Brigate Rosse, quindi insomma è stato anche facile fare questa associazione.
E invece suicidio perché era più facile per la mafia dire vabbè, lui era pazzo, si Suicidio, era si suicidato. costruisce questa tesi poi sulla base del ritrovamento di una lettera che non è stata completamente contestualizzata, quindi insomma si porta avanti questa tesi del suicidio, dell'attentato terroristico anche chiaramente per depistare le indagini. Forse un attentato, forse un suicidio. Non è ancora chiara la ragione della morte di Giuseppe Impastato, 30 anni, dilaniato dall'esplosione di una bomba questa notte sui binari del treno Palermo-Trapani. Ma è vero che tua nonna, a 4 giorni dall'omicidio di suo figlio, esce a votare? Allora, non ricordo di preciso quanti giorni dopo, però Peppino era candidato alle elezioni comunali e verrà eletto, tra l'altro. Dopo la sua morte, mia nonna rompe la tradizione del lutto che la voleva chiusa in casa per diverse settimane e sceglie con i suoi abiti neri che non toglierà, devo dire, per tutta la vita, ma sceglie di andare a votare nello scandalo, chiaramente, di una comunità che non perdonava certe rotture nella tradizione. Quasi un lutto con un compromesso con la giustizia, cioè ok, porto il lutto che è quello nero perché comunque è stato ucciso mio figlio, però rivendico il fatto che lui sia stata una figura importante, le sue idee e la sua memoria, no? Mia nonna non si è mai fatta vincere da questo lutto. Ripeto, io non ho mai visto mia nonna vestita a colori, ma il suo lutto diventa, il suo dolore diventa motore, diventa azione politica, diventa desiderio di rivalsa e ecco, la sua storia personale diventa una storia collettiva. Che un po' questo l'hai ereditato, no? Questo mi è stato trasmesso, ecco, quindi ho la consapevolezza che questa storia deve continuare. Sei andata a scuola, sai contare? Come contare? Come contare? 1, 2, 3, 4, sai contare? Sì, so contare. E sai camminare? So camminare. E contare e camminare insieme lo sai fare? Sì, penso di sì. Allora forza. Questa è l'ex casa Badalamenti, questa è la casa dove ha vissuto il boss di Cosa Nostra, Gaetano Badalamenti, e si trova esattamente a 100 passi dalla casa dove viveva Peppino, dove viveva la sua famiglia. Oggi questo è un bene confiscato. Questa parte è stata assegnata all'associazione Casa Memoria, quindi noi qui dentro ci lavoriamo, ci portiamo studenti e studentesse, ci organizziamo le nostre attività. Ma soprattutto una cosa che mi piace ricordare è che al primo piano di questa casa, che prima era il cuore della mafia, anche un po' il segno di com'era la mafia allora al centro del corso di Cinisi, oggi ospita la biblioteca comunale, quindi oggi questo è diventato il cuore della cultura di questo paese. Penso che anche questo sia un grande elemento di riscatto, una piccola e forse anche grande vittoria sulla mafia e sulla cultura mafiosa. Mi piace ricordare questa cosa anche perché per Peppino la cultura è stato uno strumento di emancipazione, è stato uno strumento di resistenza e anche di riscatto. Pensiero portato avanti poi trasmesso da mia nonna, che quando incontrava i ragazzi e le chiedevano cosa potessero fare per combattere la mafia, mia nonna rispondeva: ragazzi, studiate, la mafia si combatte con la cultura e non con la pistola. La mafia non si sconfigge con la pistola, con la cultura, il silenzio, ma non con la pistola. Vendetta contro vendetta non è stata mai buona, però con la cultura. Questa è la scala in onice che apparteneva alla famiglia Badalamenti e ci porta dentro quello che oggi è diventato il cuore della cultura di Cinisi. Questa è una sezione dei libri dedicati a Peppino e fra questi c'è anche il testo della Commissione parlamentare antimafia, anzi questa qua, scusami, vabbè, uguale, la relazione sul caso Impastato è una relazione che attesta
il depistaggio, quindi la responsabilità di parte delle forze dell'ordine nell'aver depistato le indagini. Questa è la casa dove abitava il boss di Cosa Nostra, Gaetano Badalamenti, che non è stato esattamente un boss, come dire, di quartiere, ma è stato uno dei capimafia più potenti, più influenti di Cosa Nostra. Ha gestito per esempio un traffico internazionale di stupefacenti chiamato Pizza Connection, per il quale tra l'altro è stato arrestato, tanto che quando si è svolto il processo per Peppino lui si trovava già in carcere negli Stati Uniti. Il processo si è infatti svolto in videoconferenza. Casa Memoria è esattamente a 100 passi. Ma effettivamente si potevano vedere dai balconi. 100 passi sono effettivamente molto pochi. Penso che spesso si siano incontrati o scontrati. Mia nonna mi raccontava anche che mio nonno veniva chiamato da Gaetano Badalamenti a rapporto spesso quando Peppino faceva uscire qualcosa di particolarmente scomodo, particolarmente scottante, probabilmente perché veniva chiesto a mio nonno di intervenire, di fermare lui stesso, il proprio figlio. Noi siamo convinti infatti che in qualche modo fungesse da deterrente, cioè finché era vivo mio nonno probabilmente Peppino godeva di una sorta di protezione, di garanzia. Di questi discorsi non credo che sia vero che tutto Cinisi, tutte le persone di Cinisi credono e dicono che il mandante della morte di Peppino Impastato sono io. Ma se ci fosse qualcuno che al posto di confermare questo indagasse se questo è vero, non mi pare che fosse tanto difficile. Nella cultura cinematografica e anche un po' letteraria, soprattutto quando è inventata, adesso i mafiosi vengono rappresentati come delle persone molto eccentriche, affascinate dal barocco, che vogliono essere viste tantissimo, no? Perlomeno all'apparenza questo stile qua, lo stile dei Badalamenti, non sembra di questo tipo. Sicuramente lo stereotipo del mafioso anche vecchio stampo, no? Con la lupara e la coppola, a mio avviso non corrisponde assolutamente alla realtà. Ci sarà sicuramente una componente di ostentazione, di potere, di ricchezza. C'è stato nel caso dei Casamonica, mi viene in mente, o in altri contesti in cui si è teso a enfatizzare questo sfarzo anche barocco, come dici tu. Però io credo che il mafioso non sia in realtà così facilmente riconoscibile, non sia così diverso da me, non c'è la scritta mafioso in faccia, quindi questo lo rende anche meno identificabile e quindi tra virgolette più pericoloso. I Badalamenti credo che appartenessero a questa tipologia. È vero che questa casa in cui ci troviamo, a mio avviso, era in qualche modo il segno di una mafia che in quegli anni aveva caratteristiche diverse, era una mafia più riconoscibile. Questa casa si trova al centro del Corso di Cinisi. Non è una casa molto sfarzosa, ma una casa grande, una casa visibile che in qualche modo riflette quel potere che si voleva esprimere, anche se non è barocca, anche se non è, ci sono sicuramente elementi di cattivo gusto, chiaramente, però io credo che sia come dire, specifica e sia strategica anche la posizione fisica nello spazio del paese. E c'è un altro striscione avanti a tutti e che apre il corteo, portato dai compagni di Cinisi e Terrasini che ci mettono la faccia, forse con paura ma sicuramente con rabbia in corpo.
con le idee e il coraggio di Peppino noi continuiamo. Peppino aveva ricevuto delle minacce prima dell'8 e del 9 maggio. Ci sono dei documenti, delle lettere che attestano che Peppino veniva avvertito sicuramente del rischio che stava correndo. So che ha ricevuto anche delle minacce, non penso che fosse totalmente incosciente, era sicuramente consapevole del rischio che stava correndo. Però insomma questo non lo ha mai fermato, probabilmente non si aspettava che arrivassero a ucciderlo. Ma di Peppino si racconta, ovviamente è diventato un eroe, una figura mitica, però aveva dei compagni e questi compagni poi sono stati fondamentali anche nel dopo. Ma per Peppino la componente collettiva è stata determinante e noi cerchiamo di smontare l'idea del Peppino come eroe solitario. Eroe è una parola che tendenzialmente critichiamo, non usiamo perché deresponsabilizza, ci allontana da chi in fondo non ha messo in pratica niente che ognuno di noi non può seguire, non può praticare. La forza della collettività erano di per sé uno strumento di resistenza contro la mafia. Peppino è stato in grado di creare comunità, soprattutto coinvolgendo ragazzi e ragazze in un contesto in cui la cultura mafiosa era dominante. Cinisi era un paese ad alta densità mafiosa, quindi non era assolutamente scontato. I compagni si sono messi accanto alla famiglia dopo la morte di Peppino e molti di loro hanno continuato a cercare verità e giustizia, hanno portato avanti anche loro, con le loro testimonianze questo impegno legato anche a non disperdere e a difendere soprattutto la memoria di Peppino. E dentro questa collettività c'erano anche delle donne che poi hanno dato vita al collettivo femminista di Cinisi. Questo è stato importantissimo perché riuscire a creare un movimento giovanile, un momento d'aggregazione così forte, ha permesso anche alle donne del paese di Cinisi di trovare un loro spazio d'analisi dentro questo gruppo, uno spazio in cui le donne, in un contesto, ripeto, in cui cultura patriarcale e cultura mafiosa coincidevano sostanzialmente e non era così scontato. E dentro Musica e Cultura infatti nasce uno dei primi collettivi femministi del territorio, dove le donne hanno iniziato ad avere spazi di autodeterminazione, spazi di lotta, spazi anche in cui riuscivano a coinvolgere, a fare informazione su un territorio molto difficile da questo punto di vista. Allora, a tutte le donne che sono in ascolto e che vogliono mettersi in contatto con noi via telefono, c'è il numero telefonico di Radio Out, 68 13 53. Cosa ne pensa, ecco, delle donne cioè delle femministe? Non so se ha mai sentito parlare di femministe. Questo era lo studio di Peppino, lo studio della famiglia. I libri sono ancora i suoi. Da questa parte invece abbiamo esposto alcuni dei documenti di Radio Out, qua ci sono alcune pagine dei notiziari di Radio Out, mentre qui per esempio c'è la tessera dell'Ordine dei giornalisti. Peppino non era ufficialmente un giornalista, infatti riporta come data 9 maggio 1978 perché è stata concessa postuma. Tra i suoi documenti ci sono anche le poesie. Peppino era un personaggio eclettico. Secondo me era anche un intellettuale, nonostante la sua giovane età, era figlio di quel tempo, quindi
del 68. Rivoluzionario romantico. Ed era una delle parti della sua personalità che io amo, è proprio quella del Peppino poeta. Ma ti va di leggermi una poesia? Certo. Ti leggo questa. Lunga è la notte e senza tempo. Il cielo gonfio di pioggia non consente agli occhi di vedere le stelle. Non sarà il gelido vento a riportare la luce, né il canto del gallo, né il pianto di un bimbo. Troppo lunga è la notte, senza tempo, infinita.